Roma domina il mondo. Le legioni marciano, gli dei vengono onorati, ma nel silenzio delle case e delle prigioni una fede nuova cresce, nascosta come una brace sotto la cenere. Tra i soldati dell'imperatore ce n'è uno che combatte un'altra battaglia. Sebastiano, tribuno rispettato, cristiano nell'anima. Un padre, Tranquillino, aveva esaurito ogni parola per salvare i figli dalla condanna a morte. Come ultimo disperato tentativo, mandò a chiamare l'unico uomo che forse poteva parlare al loro cuore, il tribuno Sebastiano. Al carcere mamertino, Tranquillino guardava i figli Marco e Marcelliano. Non vide più ragazzi spaventati, ma uomini pronti a morire. La sua persuasione si spegneva, sostituita da un terrore impotente. Dentro la cella, Marco e Marcelliano non tremavano più per se stessi, ma per il padre che li supplicava. La paura di deluderlo era diventata più forte della paura della morte. Poi, una presenza riempì lo spazio. Sebastiano era entrato. E quando cominciò a parlare, le sue parole non erano suoni, ma sembravano diventare luce tangibile. L'evento nella cella non rimase privato. I funzionari che Tranquillino aveva chiamato per persuadere i figli, tra cui Zoe, moglie del cancelliere, muta da 6 anni, erano ora testimoni muti di qualcosa di inconcepibile. Sebastiano si voltò verso di lei. Senza una parola capì. E quando le sue dita sfiorarono le labbra di Zoe, fu come se toccasse una corda spezzata da 6 anni, che all'improvviso riprese a vibrare. L'imperatore Diocleziano, architetto di un impero potente e ordinato, vide entrare l'uomo che aveva tradito la sua fiducia più intima. Sebastiano avanzò. Ogni passo echeggiava nel silenzio della sala. Non camminava verso un superiore, ma verso l'uomo che, scoprendolo cristiano, si sentiva personalmente tradito. Io ti ho sempre tenuto fra i maggiorenti del mio palazzo. E tu, nell'ombra, hai operato contro di me, disse Diocleziano. La sentenza di condanna a morte non fu per tradimento, ma per fedeltà assoluta. Il soldato esemplare diventava, agli occhi di Roma, il nemico da cancellare. E quando le frecce volarono, il tempo si fermò. Non furono viste come strumenti di morte, ma come dardi di luce, sospesi nel giudizio tra il cielo e la terra. Ma la vita è tenace. Nelle mani di Irene, il corpo spezzato di Sebastiano trovò rifugio. La guarigione fu il lento, ostinato miracolo della cura. Irene, se scappo ora, le mie parole diventano cenere. Le mie ferite un inganno. Non posso. La luce non va nascosta sotto un moggio. Va messa in cima al monte, anche se quel monte è il patibolo. Non andò in un nascondiglio. Andò dove il potere si mostrava nella sua massima gloria. E salì i gradini del tempio, mentre l'impero offriva incenso ai suoi dei. Lo condussero dove Roma si divertiva, l'ippodromo palatino. Ma quel giorno non ci furono corse, né grida. Solo il sibilo osceno delle fruste, che si perdeva in una luce troppo fiera per essere spenta. Lo gettarono nelle acque oscure. Ma il Tevere, quella notte, non fu una tomba. Fu un cammino d'argento, che lo allontanava per sempre dalle pietre assetate di Roma. Nelle viscere della terra, depositarono il tesoro più prezioso, un seme. Perché un uomo che muore per ciò in cui crede, non è una fine, è un inizio. San Sebastiano non protegge dalle frecce, protegge dalla paura. E il suo culto non è che il germogliare di quel seme, secolo dopo secolo, atto di coraggio dopo atto di coraggio.